Ciao a tutti e bentornati al podcast. Sono Ben, il vostro conduttore preferito, almeno spero, e oggi affrontiamo un argomento che riguarda tutti noi, ogni singolo giorno: la salute. La salute, health in inglese, un tema enorme, importantissimo e spesso trascurato. Trascurato vuol dire neglected, ignorato. Con me oggi ho una persona che amo avere in questo studio, perché porta sempre energia, saggezza e qualche storia divertente. Benvenuta di nuovo, Monica. Ciao Ben, ciao a tutti gli ascoltatori. Sono felicissima di essere qui. E sì, prometto almeno una storia imbarazzante oggi. Di solito me ne scappa una. Perfetto, non vedo l'ora. Allora, Monica, prima di entrare nel vivo del tema, dimmi, tu ti consideri una persona sana? Una persona attenta alla propria salute? Questa è una domanda a trabocchetto. Direi mediamente sì. Ho i miei vizi, ho le mie virtù. Non sono una trata olimpionica, ma non sono neanche il tipo che mangia patatine fritte a colazione. Buona risposta diplomatica. Anch'io mi metto in quella categoria. Mediamente sano con margini di miglioramento. Esatto, è onesto e penso che la maggior parte delle persone si riconosca in questa descrizione. Non dobbiamo essere perfetti. Perfetti è una parola pericolosa quando si parla di salute. Partiamo dalla salute fisica, che è forse la prima cosa a cui pensiamo quando diciamo stare bene. Monica, tu fai sport? Ti alleni regolarmente? Allora, ho avuto un percorso un po' altalenante. Altalenante è come up and down, con alti e bassi. Per anni ho odiato palestre, running, tutto quanto. Mi sembrava una tortura. Davvero? Non me lo aspettavo. E poi cos'è cambiato? Ho scoperto lo yoga e dico scoperto come se fosse un continente nuovo. Per me lo era. Ho iniziato con una classe per principianti 2 anni fa, quasi per scherzo, e mi ha completamente cambiato la vita. Non esagero. Wow, questo è potente. In che senso ti ha cambiato la vita? Beh, intanto mi ha insegnato a respirare correttamente. Sembra banale, ma la maggior parte di noi respira in modo superficiale tutto il giorno. Superficiale significa shallow, non profondo. Lo yoga mi ha insegnato la respirazione diaframmatica, quella profonda, che ha effetti incredibili sul sistema nervoso. Interessante. E hai notato benefici concreti, fisici? Enormi. Avevo sempre mal di schiena e back pain, da quando lavoravo molte ore al computer. Dopo 3 mesi di yoga, quasi sparito. Poi la flessibilità è migliorata moltissimo. Prima non riuscivo a toccarmi le punte dei piedi. Adesso faccio posizioni che prima sembravano impossibili. Bello! Io invece ho iniziato a correre, fare running, circa un anno fa. E anche per me è stato un processo graduale. Le prime volte non riuscivo a fare più di 5 minuti senza fermarmi. Anche io. I primi giorni di yoga cadevo ogni 30 secondi in equilibrio su una gamba. Mi sentivo una giraffa su ghiaccio. Una giraffa su ghiaccio. Questa immagine è perfetta. Ma poi il corpo si adatta, no? È incredibile come il corpo umano sia capace di adattarsi. Assolutamente. E questo è uno dei fatti scientifici più affascinanti sulla salute. Il corpo è progettato per il movimento. Non siamo stati creati per stare seduti 8 ore al giorno davanti a uno schermo. Siamo mammiferi da caccia, da camminata, da movimento. Hai toccato un punto cruciale. Sai che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute ha proprio un'organizzazione mondiale, l'OMS, la sedentarietà è uno dei principali rischi per la salute globale, più del fumo in alcune statistiche. Più del fumo? Questo è sconvolgente. La gente spesso pensa, beh, non fumo, non bevo, sto bene, ma se sei seduto tutto il giorno, il rischio è comunque altissimo. Esatto, e la cosa interessante è che non serve fare sport intenso. Anche solo camminare 30 minuti al giorno riduce drasticamente il rischio di malattie cardiovascolari, diabete, depressione. Sì, e la passeggiata è gratuita, non richiede attrezzatura, non richiede una palestra. Chiunque può farlo. A volte le soluzioni più semplici sono le più efficaci. Passiamo ad un altro pilastro della salute, l'alimentazione. L'alimentazione è il modo in cui ci nutriamo, cosa mangiamo. Monica, sei una di quelle persone che contano le calorie, seguono diete speciali? Assolutamente no. Ho provato una dieta una volta, a 20 anni. Ho resistito 48 ore. Poi ho mangiato un'intera pizza da sola e mi sono sentita la persona più libera del mondo. Perfetto, questa è la mia esperienza esatta. Ma poi, senza arrivare alle diete estreme, come gestisci l'alimentazione quotidiana? Ho adottato quello che io chiamo il buon senso mediterraneo.
Non sono una nutrizionista, ma cerco di seguire i principi della dieta mediterranea. Tanta verdura, legumi, olio di oliva, pesce, poca carne rossa e soprattutto varietà. La dieta mediterranea è famosa in tutto il mondo, vero? È riconosciuta come una delle più sane al mondo dall'UNESCO addirittura. Sì, è un patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Non è solo una lista di alimenti, è uno stile di vita. Include il mangiare insieme, il prendersi tempo per i pasti, il piacere del cibo. Non è solo nutrimento, è cultura, è famiglia, è comunità. Bellissimo concetto. In Italia la tradizione del pranzo in famiglia la domenica, il rituale del caffè, sono parte integrante della salute mentale e sociale, non solo fisica. Esatto. E sai cosa trovo assurdo? In molti paesi si mangia davanti al computer, in piedi, in 5 minuti. In Italia, almeno tradizionalmente, il pasto è un momento sacro. Si siede, si parla, si gusta. E questo fa una differenza enorme anche nella digestione. Parliamo di una cosa pratica, l'acqua. Quanto è importante idratarsi bene? Io ammetto che a volte arrivo a sera e mi rendo conto di aver bevuto pochissimo. Ah, sei in buona compagnia purtroppo. La disidratazione cronica, disidratazione è dehydration, è molto comune. Il corpo umano è composto per circa il 60% d'acqua e anche una piccola perdita di idratazione influisce su concentrazione, energia, umore. Davvero? Anche sull'umore? Sì, ci sono studi che mostrano come una disidratazione anche solo del 2% peggiori le funzioni cognitive e aumenti i livelli d'ansia. Quindi, se sei stressato, prima di tutto bevi un bicchiere d'acqua. Questo è il consiglio più semplice e rivoluzionario che abbia mai sentito. Dottori, terapeuti, guru del benessere. E la risposta è bevi acqua. Non è proprio così semplice, ma non fa mai male iniziare da lì. Il consiglio generale è circa 2 litri d'acqua al giorno per gli adulti, di più se fai sport o fa caldo. Arriviamo a un tema che mi sta molto a cuore, la salute mentale. La salute mentale, mental health, negli ultimi anni se ne parla finalmente di più, ma c'è ancora tanto stigma. Stigma è quella percezione negativa, il giudizio sociale. Sì, e questo mi fa arrabbiare moltissimo. Se hai il braccio rotto, vai dal medico e nessuno ti giudica. Se hai il cuore spezzato dalla depressione, ancora troppe persone ti dicono «Su, dai, reagisci, sii positivo», come se fosse così facile. Esattamente. La salute mentale è salute, punto. Il cervello è un organo come il cuore, i polmoni. Può ammalarsi e ha bisogno di cure. Io stessa ho attraversato un periodo di ansia molto forte qualche anno fa, durante un momento difficile della mia vita. E inizialmente mi vergognavo. Vergognarsi significa to be ashamed. Pensavo, sono forte, non posso cedere. Poi ho capito che chiedere aiuto è la cosa più coraggiosa che si possa fare. Grazie per aver condiviso questo, Monica. Penso che molti ascoltatori si riconosceranno in queste parole. Come hai affrontato quel periodo? Ho fatto un percorso con una psicologa, non uno psichiatra, non avevo bisogno di farmaci, ma un supporto psicologico regolare e parallelamente ho lavorato molto sui cosiddetti pilastri del benessere: sonno, movimento, connessioni sociali e riduzione dello stress. Parliamo del sonno. Questo è un tema che mi tocca personalmente. Io sono notoriamente un nottambulo. Nottambulo è qualcuno che sta sveglio fino a tardi di notte e so che non è salutare, ma Ben, quante ore dormi? tra le 5 e le 6 di solito. Ben, questo è un crimine contro la tua salute. Gli adulti hanno bisogno di 7-9 ore di sonno per notte. Meno di 6 ore cronicamente è associato al rischio aumentato di obesità, diabete, malattie cardiache, demenza. Ok, mi fermo. Stai dipingendo un quadro molto oscuro. Ma sai, la vita moderna è così. Lavoro, impegni, il telefono che ti tiene sveglio. Lo capisco benissimo e non voglio fare la predica. Fare la predica significa lecturing, rimproverare. Però il sonno è davvero il superpotere gratuito che la maggior parte dei noi non usa abbastanza. Durante il sonno il cervello si pulisce letteralmente, rimuove le tossine, consolida la memoria, regola gli ormoni. Si pulisce in senso letterale. Sì, c'è un sistema chiamato sistema glinfatico, un po' come il sistema linfatico del corpo, ma nel cervello, che si attiva principalmente durante il sonno profondo e rimuove i prodotti di scarto metabolici, compresi alcune proteine associate all'Alzheimer. Incredibile. Il cervello ha la propria lavastoviglie attiva di notte. Mi prometto solennemente davanti a tutti gli ascoltatori. Andrò a letto prima. Vedremo quanto dura.
Abbiamo testimoni. Tutti gli ascoltatori sono testimoni. Parliamo dello stress. Viviamo in un'epoca di stress cronico. Cronico significa continuo, che non finisce mai. Lavoro, famiglia, notizie, social media. Come si fa a gestirlo senza impazzire? È la domanda da 1.000.000 di euro. Io penso che la prima cosa sia riconoscere lo stress, dargli un nome. Spesso andiamo avanti come se tutto fosse normale finché il corpo non dice basta, con mal di testa, mal di stomaco, insonnia, irritabilità. Sì, i segnali del corpo che ignoriamo sistematicamente. Tanto è solo stanchezza, tanto passa, e invece il corpo ci sta mandando messaggi chiari. Esatto. E le tecniche per gestire lo stress non devono essere complicate. La respirazione lenta e profonda, ne ho parlato prima con lo yoga, abbassa letteralmente la pressione sanguigna in pochi minuti. È provato scientificamente. Cos'altro funziona secondo te? La natura. Stare all'aria aperta, fare una passeggiata in un parco, in un bosco. In Giappone c'è una pratica chiamata Shinrin-yoku, bagno nella foresta, che consiste semplicemente nel camminare tra gli alberi, respirare l'aria pura, ascoltare i suoni della natura. Gli studi mostrano che riduce il cortisolo è l'ormone dello stress, fino al 30%. 30%? Solo camminando tra gli alberi. Incredibile! E costa 0 euro. Zero. E poi c'è la connessione sociale. Avere relazioni umane significative è uno dei fattori più protettivi per la salute, sia fisica che mentale. La solitudine cronica è più pericolosa per la salute del fumo, secondo alcuni ricercatori. Questo mi tocca molto. Viviamo in un'epoca paradossale. Siamo iperconnessi digitalmente, 1000 amici sui social, ma spesso profondamente soli nella vita reale. È un'epidemia silenziosa. Sì, e la pandemia l'ha peggiorato molto le cose. Molte persone hanno perso abitudini sociali e fanno fatica a ricostruirle. Ma anche un piccolo gesto conta. Una telefonata a un amico, un caffè con un vicino di casa. La connessione umana non richiede grandi investimenti. Parliamo di come si cambiano le abitudini. Tutti sappiamo cosa è sano: dormire di più, muoversi, mangiare bene, ridurre lo stress. Ma sapere non basta. Perché è così difficile cambiare? Bella domanda. Il cervello umano è programmato per la resistenza al cambiamento. È un meccanismo di sopravvivenza ancestrale. L'abitudine è il percorso neurale che costa meno energia al cervello. Cambiare un'abitudine richiede costruire un nuovo percorso e questo fa fatica al cervello, letteralmente. E allora come si fa? Il segreto è la gradualità. Non dire da lunedì cambio tutto. Questo è il modo più sicuro per fallire. Invece, un piccolo cambiamento alla volta. I ricercatori parlano di habit stacking, agganciare una nuova abitudine a una già esistente. Puoi fare un esempio concreto? Certo, se vuoi fare stretching ogni mattina, non creare una routine completamente nuova. Aggancia lo stretching a qualcosa che già fai. Per esempio, subito dopo il caffè della mattina. Dopo il caffè, 5 minuti di stretching. Il caffè già esiste nella tua routine. Lo stretching si aggancia come un vagone in più al treno. Che bella metafora! Il vagone in più al treno. E funziona davvero? Funziona. James Clear, nel libro Atomic Habits, uno dei libri più letti sulla psicologia delle abitudini, spiega proprio questo meccanismo. Piccoli miglioramenti dell'1% ogni giorno creano trasformazioni enormi nel lungo periodo. È il potere della capitalizzazione, come gli interessi in banca, ma per le abitudini. 1% al giorno. Questo mi sembra fattibile anche per me, mentre da lunedì cambio vita mi ha sempre portato a non cambiare niente. Esatto, da lunedì è la frase più pericolosa della lingua italiana quando si parla di salute. Il momento migliore per iniziare è adesso, non il prossimo lunedì, non il 1 gennaio, adesso. Adesso, mi piace. Questo dovrebbe diventare lo slogan del benessere moderno. C'è un aspetto della salute di cui non si parla abbastanza: la prevenzione. Prevention. Fare controlli regolari, analisi del sangue, visite mediche, anche quando ci si sente bene. Questo è fondamentale. In Italia c'è ancora troppo l'attitudine di andare dal medico solo quando si sta male, mentre la prevenzione, cioè intercettare i problemi prima che diventino gravi, è la cosa più intelligente e economica che si possa fare per la propria salute. E il Sistema Sanitario Nazionale Italiano offre molti screening gratuiti o a basso costo per i tumori, per le malattie cardiovascolari, eppure molte persone non li fanno perché non hanno tempo o tanto sto bene.
Esatto, e molte malattie gravi, intercettate in fase precoce, sono curabili al quasi 100%. Lo stesso tumore che è devastante in fase avanzata è spesso curabilissimo in fase iniziale. La prevenzione salva letteralmente le vite. Io ho avuto un familiare che ha scoperto un problema cardiaco durante un controllo di routine. Non aveva nessun sintomo. Grazie a quell'esame, fatto per caso, hanno potuto intervenire in tempo. Mi ha cambiato la prospettiva sulla prevenzione. Grazie per aver condiviso questo. È esattamente il tipo di storia che deve motivare le persone ad andare dal medico anche quando stanno bene. Il corpo spesso non dà segnali chiari finché il problema non è già avanzato. Quindi il consiglio pratico è: fate i vostri controlli annuali, analisi del sangue almeno una volta all'anno, visita dal medico di base, gli screening specifici per età e genere. Non è paura, è intelligenza. Benissimo detto. E aggiungo, trovate un medico di cui vi fidate, con cui potete parlare apertamente. La relazione con il proprio medico è parte della salute. Non bisogna avere paura di fare domande, di chiedere spiegazioni, di dire non ho capito, me lo spiega di nuovo. Monica, stiamo arrivando alla fine di questo episodio davvero ricco. Prima di salutarci, ti chiedo: qual è il consiglio più importante che daresti a qualcuno che vuole migliorare la propria salute oggi, adesso, con un singolo passo? Un solo consiglio. È difficile scegliere, ma penso che direi ascolta il tuo corpo. Ascolta, listen. Il corpo parla sempre. Ti dice quando è stanco, quando ha fame vera, quando ha bisogno di movimento, quando è stressato. Noi siamo abituati a ignorarlo, a sopraffare i suoi segnali con caffè, stress, distrazioni. Impara a fermarti un momento e chiedi al tuo corpo: come stai? Che risposta bellissima, semplice ma profonda. Come stai a se stessi? Io invece aggiungerei: non aspettare il momento perfetto. Non aspettare di avere più tempo, più energia, più motivazione. Inizia adesso, con quello che hai, dove sei. Perfetto. E ricordate, la salute non è una destinazione, è un viaggio. Non esiste il sono sano per sempre. È qualcosa che si coltiva ogni giorno, con piccole scelte. E ogni giorno è una nuova opportunità per fare scelte un po' migliori di ieri. Meraviglioso. Questo episodio mi ha caricato moltissimo, devo dire. Monica, sei stata straordinaria, come sempre. Grazie per la tua autenticità, per aver condiviso cose personali, per i consigli pratici e per la storia della pizza da sola a 20 anni. La pizza è sempre la risposta giusta. Grazie mille a te, Ben, e grazie di cuore a tutti gli ascoltatori. Prendetevi cura di voi. In italiano si dice prendetevi cura. Take care. Davvero. Benissimo detto. Cari ascoltatori, se questo episodio vi ha ispirato, condividetelo con qualcuno che volete bene. È il regalo di salute più bello che possiate fare. Iscrivetevi al podcast, lasciate una recensione e ci vediamo alla prossima puntata. Io sono Ben. E io sono Monica. State bene, bevete acqua, dormite di più e ricordate, il vostro corpo è il vostro unico vero casa. Trattatelo con amore. Ciao a tutti. Ciao, a presto!